Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, approdiamo in finale, gol di Neres, grandissimo gol di Højlund e grande prestazione dell'attaccante del Napoli, stacchiamo il biglietto per lunedì, quindi ci andiamo a giocare il trofeo, partita secca, poi vedremo stasera chi sarà l'avversario del Napoli, se è l'Inter o il Bologna, partita di ieri sera che continua anche oggi per quanto riguarda la situazione Allegri o Reali, gli insulti, il Napoli si è anche esposto con un comunicato ufficiale facciamo il punto della situazione insieme per partita e per questa situazione ovviamente insulti ad Oriali perché il Napoli fa bene a non stare in silenzio. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo così si mette in moto e si diverte come sempre. C'è anche Tancredi Palmeri che ovviamente quando sono queste situazioni da gossip più che campo, perché se andiamo a discutere di campo con personaggi del genere sono pesci fuor d'acqua, ma quando si tratta di gossip, diciamo, intorno al calcio, sono i primi ad intervenire e Tancredi Palmeri ci svela anche tutte le frasi che sono state dette. Ma ci arriviamo. Prima il comunicato del Napoli. La SSG Napoli condanna con fermezza l'atteggiamento dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri che durante la semifinale di Supercoppa italiana, alla presenza di decine di persone a bordo campo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché con 33 telecamere impegnate nella produzione dell'evento è impossibile non riscontrare quanto avvenuto, così come è impossibile non vedere la situazione Politano-Maignan. Ma ci arriviamo. Questo è il comunicato ufficiale, ovviamente, del Napoli e Tancredi Palmeri ci dice tutto quello che è stato detto nel dettaglio. Tancredi Palmeri ha ricostruito gli insulti che ci sono stati ieri con Allegri, protagonista contro Reali. Con certezza vi dico quello che ha detto Allegri ad Reali. Gli dice 5 cose in serie. La prima è siedi di coglione, la seconda è imbecille, poi idiota e ha chiuso con un'espressione che non è offensiva ma ti fa ridere. Sapete cosa dice? Gli grida vecchio ottantenne. E uno dice scusa ma come? Gli ha fatto un pigiama di insulti. Forse è su vecchio ottantenne che Reali è rimasto impalato, non era un insulto così generico l'ultimo, però poi ha detto anche sei un lecca, eccetera, eccetera. Ha una connotazione un po' diversa dall'insulto generico e quindi ha fatto bene il Napoli a non stare in silenzio anche perché la gestione della gara dal punto di vista arbitrale non è che mi sia piaciuta così tanto. Un arbitro che vi è mandato per una semifinale di Supercoppa, che sia in Arabia o che la giochi in Italia, deve avere comunque polso, deve riuscire a tenere la situazione sotto controllo e dal punto di vista del nervosismo, ieri sera il direttore di gara designato non c'è riuscito per niente. Rabiot doveva andare a fare la doccia molto prima della fine della prima frazione. Quindi già lì già si vede che comunque non hai polso. Punto secondo, come è sfuggita alle 33 telecamere, come dice il Napoli, quella situazione tra Maignan e Politano? C'era l'ammonizione per Politano, in primis, senza che ci nascondiamo dietro a un dito, però doveva essere espulso Maignan per la reazione avuta, perché Politano va a punzecchiare un tantino, quindi rivedi la situazione. Ovviamente puoi constatare quello che è successo. Ammonisci Politano, butti fuori Maignan. Non c'è niente da fare. Per quanto mi riguarda, questi erano i provvedimenti che si dovevano prendere. Ecco perché una direzione arbitrale insufficiente o non adatta alla partita per tutto ciò che c'era in palio, ovvero il passaggio alla finale che si giocherà lunedì. È un Napoli che è sceso in campo forse nei primi 10-15 minuti, un tantino regalando un paio di occasioni al Milan dove potevi anche capitolare. Il Milan non è stato bravo a finalizzare in quelle due occasioni, però dobbiamo anche tener conto che il Napoli, vista quella di situazione, avendola letta come diciamo una condizione dove il Milan ha sbagliato e tu gli hai regalato spazio e palloni per andare in porta, si riprende e anche nella ripresa comunque tiene il campo molto ma molto bene per quanto mi riguarda e quindi dobbiamo sicuramente essere contenti e arriviamo alla partita di lunedì con un tantino di positività in più fino a quella che era poi la situazione post Udinese e quant'altro.
Conte gli si può dire tutto ciò che vogliamo, però che perde 2 partite con lo stesso avversario, anche no. Infatti la formazione con questo Elmas al posto di Noah Lang, non si sapeva come ci mettevamo in campo, potevamo diciamo andare a scovare ciò che volevi fare, invece ha avuto ragione il mister per quanto riguarda il risultato e come hai coperto gli spazi, anche perché figlia probabilmente della partita in campionato, anzi tolgo anche il probabilmente, dico quasi sicuramente figlia della partita in campionato, e quindi hai trovato dal punto di vista tattico la quadra e l'hai vinta tu, perché ti sei messo Allegri completamente in tasca, soprattutto nella ripresa. Gol previsti 1,40, 1,29 in favore del Napoli, possesso palla 41% noi, quasi il 60% al Milan, però senza poi diciamo dargli modo di essere molto ma molto offensivo. 11 tiri per il Napoli, 14 per il Milan, 5 in porta noi, 3 loro, grandi occasioni 1-1, 5 calci d'angolo a 4, cartellini gialli 3-2, 3 per il Milan e 2 per il Napoli, e quindi XG sui tiri in porta, che è un dato importantissimo rispetto all'XG totale, 1,55 per il Napoli, 0,73 per il Milan, quindi meritata anche nei numeri la partita, e ci siamo mangiati qualche gol già fatto, qualche situazione molto nitida, e dobbiamo migliorare per quanto riguarda quelle di situazioni, perché se in una partita ti si presentano solo un paio di occasioni devi cercare di capitalizzarle. Posso ricordare quella di Elmas dove il tiro finisce a lato ma potevi calciare sul primo palo o inquadrare lo specchio della porta su quella palla dietro in area di rigore. C'è un tiro di McTominay che arriva in corsa in grande stile e io ero lì per esultare già prima che impattasse il pallone, poi la palla va a finire ovviamente fuori e non segniamo. Quelle sono 2 occasioni da sfruttare nella maniera più assoluta. Poi arriva il gol di Neres sul secondo palo, quasi a traino, e con quel piede sinistro che giusto riesce ad impattare il pallone e la buttiamo dentro e sblocchiamo la partita, per poi chiuderla con un grandissimo gol di Højlund che si prende il pallone, va in area, fa tutto lui e trova un angolo comunque impegnativo per quanto riguarda la conclusione. Tecnicamente non l'abbiamo mai messo in discussione, e ieri sera ha trascinato l'attacco per quanto riguarda la prestazione. Quindi è un Napoli che cerca comunque di dare quello spazio alla punta per lanciare, poi nello spazio diciamo in quello spazio vuoto Højlund che deve andarsi a prendere quel pallone, girarsi, smistarlo e cercare di far salire la squadra. Ieri è stato fatto molto ma molto bene. La cosa che a me non è piaciuta è la manifestazione per come è stata gestita. A me vedere un Neres che segna con nemmeno il boato dello stadio, senza tifosi né tuoi né avversari, siamo andati a festeggiare comunque in panchina, ha festeggiato con Lukaku, in primis è andato da Lukaku perché ovviamente il peso nello spogliatoio di Big Rom si fa sentire e siamo contenti di averlo ovviamente ritrovato, però è proprio una manifestazione gestita in maniera insipida, non c'è proprio appeal. Quando ti guardi la partita sei lì che stai guardando il Napoli, ovviamente teso per la prestazione della tua squadra, ovviamente potevi perdere e non andare alla finale di lunedì, siamo tutti d'accordo, però è una partita per quanto riguarda l'obiettivo da raggiungere, quello che c'è in palio, che si può giocare in altre circostanze, in altre situazioni che fanno meglio al calcio, ecco. Quindi cerchiamo di riportarla in Italia, anche se dopo le dichiarazioni del presidente della federazione prima dell'inizio del match siamo contenti, il sold out, non il sold out, ma carissimi ragazzi, ma perché non valorizzare una città in Italia, farla ovviamente in uno stadio che al limite non milita nemmeno in Serie A, ma una piazza che di calcio ne ha vissuto tanto. Si potrebbe fare diversamente. Non credo che lo si faccia per interessi altrui, e quindi ci dobbiamo tenere questa situazione insipida, anche se è un trofeo da andare ad azzannare, e provare a vincere
sono contento della prestazione del Napoli in toto, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo siamo stati macchinosi, qualche pallone di troppo l'abbiamo perso, ma dovuta anche a una condizione spezzettata, ecco, dettata dai falli, dalle continue interruzioni e da un po' di nervosismo, troppo nervosismo, ovviamente. La gestione di chi avete designato che è insufficiente, perché se al di là che possa essere un bravo arbitro o meno, 32 presenze in Serie A, eh, non è un arbitro di caratura internazionale o di polso che può mantenere la situazione nervosa sotto controllo, e il match di ieri comunque lo richiedeva. Bene a chi ha designato, perché ovviamente sono delle cime chi è a capo di designazione arbitrale, lo stiamo vedendo in tutte le giornate di Serie A, le nuove leve, abbiamo portato volti nuovi, abbiamo visto su ogni campo c'è da recriminare, tutte le santissime domeniche o sabato o venerdì che si possa andare a giocare. Detto questo, vedremo stasera chi sarà l'avversario del Napoli per la partita di lunedì. Non me ne vogliano i tifosi dell'Inter, ma vorrei il Bologna in finale per una situazione in primis, perché Antonio Conte non perde due partite. Dal punto di vista tattico te lo puoi mettere in tasca una volta, la seconda trova comunque la quadra e cerca di metter lui a te i bastoni fra le ruote. Ecco perché vorrei il Bologna in finale, punto primo. Punto secondo, si andrebbe anche a ricomporre una finale legittima con chi ha vinto lo scudetto e chi ha vinto la Coppa Italia. Poi, nel caso l'Inter vince la partita oggi e dobbiamo affrontare la squadra di Kivu, a viso aperto, una finale, partita secca, ci andiamo a giocare il trofeo, avendoli anche messi in difficoltà in campionato. Abbiamo portato comunque 3 punti a casa, abbiamo fatto un'ottima partita contro di loro. È un altro periodo, è un'altra Inter, l'Inter sta meglio, il Napoli comunque è sempre quello, tra virgolette, anche se qualche risultato non è arrivato. Ritroviamo la quadra dopo 2 sconfitte, e sì, diciamo la matematica contiana, ecco, viene considerata dopo 2 sconfitte. Potrebbe esserci un filotto di vittoria, magari la prima è arrivata, la seconda potrebbe arrivare lunedì. Senza metterci il pensiero, l'importante è aver prolungato il soggiorno in Arabia fino a lunedì per giocarsi la finale, e poi vinca il migliore, e il Napoli dal punto di vista mentale ci arriverà molto ma molto bene, perché la partita di ieri sera porta questo soprattutto: convinzione nei propri mezzi dopo aver perso un tantino dal punto di vista mentale la bussola nelle ultime uscite tra Benfica e Udinese. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.